Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vivo. Oggi facciamo un po' di Italian Listening Practice perfetta per voi. Se il vostro obiettivo è imparare l'italiano e migliorare la vostra Italian Conversation quotidiana, siete decisamente nel posto giusto. Ciao a tutti amici. Sì, oggi affrontiamo un argomento davvero importante, una cosa che tutti quelli che vogliono learn Italian, o come dicono i nostri fratelli spagnoli, apprender italiano, devono assolutamente conoscere. Oggi vediamo il congiuntivo, come usarlo, con esempi e spiegazione, sia al presente o al passato. Esatto, Luca. Sappiamo bene che il congiuntivo spaventa sempre un po' chi studia la nostra lingua, ma vi prometto una cosa. Se restate con noi fino alla fine di questo video, capirete che non è un mostro. Imparerete a pensare in italiano in modo molto più naturale, senza avere paura di fare errori. Certo, per un vero Italian immersion dobbiamo capire che noi italiani usiamo il congiuntivo tutti i giorni. Lo usiamo per esprimere le nostre emozioni, i nostri dubbi e le nostre opinioni personali. Senza il congiuntivo manca un pezzo di italiano vero. Allora iniziamo subito con una situazione reale, come una normale conversazione in italiano tra due amici. Luca, dimmi cosa pensi di fare questo fine settimana? Beh, penso che il tempo sia bello sabato, quindi credo che andrò al mare. E tu, Marta? Spero che tu venga con me. Ecco qui. Avete sentito? Luca ha appena usato il congiuntivo ben 3 volte, in modo totalmente naturale. Ha detto penso che il tempo sia bello e poi spero che tu venga con me. Luca, spiegaci perché hai usato il congiuntivo in queste frasi. Molto volentieri. Ho usato il congiuntivo perché non sto comunicando un fatto sicuro al 100%. Esprimo una mia opinione con i verbi penso che e credo che. E poi esprimo una mia speranza con spero che. Il congiuntivo, ragazzi, è semplicemente il modo verbale dell'incertezza e della soggettività. Spiegazione perfetta. Quando parliamo italiano e usiamo verbi come pensare, credere, sperare, immaginare, abbiamo quasi sempre bisogno del congiuntivo nella frase che segue. Serve per dire questa è la mia idea, non è la verità assoluta. Esattamente. Facciamo un altro esempio molto pratico per i nostri amici che fanno questa Italian listening practice mentre guidano la macchina o mentre cucinano. Marta, credi che l'autobus passi in orario oggi pomeriggio? Ah, con il traffico che c'è sempre a Roma, non credo che l'autobus passi in orario. Immagino che sia in ritardo, come succede quasi tutti i giorni. Hai detto non credo che l'autobus passi e subito dopo immagino che sia in ritardo. Le parole passi e sia sono due verbi al congiuntivo presente. Ragazzi, interrompiamo un attimo gli esempi per chiedervi una cosa molto importante. Se vi piace questo video e volete sostenere il nostro lavoro, vi chiediamo un piccolo favore. Iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace. Sì, è davvero fondamentale per noi. Iscriversi, mettere like e commentare ci aiuta moltissimo. Fa capire a YouTube che il contenuto vi piace, che è utile e ci permette di continuare a creare queste lezioni gratuite di italiano per principianti e intermedio. E per chi vuole offrirci un caffè virtuale a Italiano Vivo, potete abbonarvi al canale. È un supporto enorme per far crescere questa bellissima comunità. Benissimo, dopo aver lasciato il vostro commento, torniamo alla nostra lezione. Abbiamo visto il congiuntivo presente con i verbi che esprimono un'opinione. Ma cosa succede se vogliamo esprimere un'emozione forte? Oh, le emozioni! Noi italiani siamo famosi nel mondo per essere molto emotivi. Quando siamo felici, tristi, sorpresi o dispiaciuti per qualcosa, usiamo sempre il congiuntivo. Per esempio, posso dire sono felice che tu sia qui ad ascoltarci. Oppure possiamo dire mi dispiace che tu non ti senta bene. Sia e senta sono di nuovo al congiuntivo presente. L'emozione che mettiamo nella prima parte della frase obbliga a usare il congiuntivo nella seconda. Facciamo un piccolo esercizio al volo per chi ci ascolta. Io dico la prima parte della frase e voi provate a pensare alla seconda. Siete pronti? Spero che il mio italiano... Come possiamo finire questa frase in modo corretto? Spero che il mio italiano migliori. La parola migliori è proprio il congiuntivo presente del verbo migliorare. Siete stati bravissimi. Sentite come suona elegante e naturale questa frase?
Questo è l'italiano B1, quello che vi permette di avere una conversazione fluida, utilissimo anche se studiate l'italiano per la cittadinanza. Bisogna abituarsi a usare questi due verbi irregolari molto comuni, essere e avere. Infatti, essere e avere si usano sempre. Credo che lui abbia fame. Oppure penso che lei sia stanca. Ricordate questa regola d'oro. Quasi sempre il congiuntivo è introdotto dalla parolina magica che. Penso che, spero che, sono felice che. Attenzione però, amici, non tutti i che vogliono il congiuntivo. Se io dico so che sei molto intelligente, uso l'indicativo sei. Sapete perché? Perché il verbo sapere indica un fatto certo, una conoscenza sicura, non è un'opinione passeggera. Giusto. La certezza vuole l'indicativo. L'incertezza, l'opinione personale e l'emozione vogliono il congiuntivo. Questo è il trucco principale per imparare a parlare italiano senza stress e con grande sicurezza. Ora, come promesso, passiamo alla nostra analisi del lessico. Vediamo insieme 5 parole o espressioni importanti che abbiamo appena usato in questa parte della nostra conversazione. Soggettività significa che un pensiero o un'idea dipende dal punto di vista personale di una persona. Non è un fatto oggettivo valido per tutti. Il congiuntivo serve proprio a esprimere questa soggettività. Madrelingua è una persona che parla una lingua dalla nascita, perché è nato in quel paese. Ascoltare dei veri madrelingua aiuta tantissimo a migliorare la pronuncia e l'intonazione. Incertezza è l'esatto contrario di certezza. Significa non essere sicuri al 100% di qualcosa. Quando avete un dubbio su una situazione, provate incertezza. Benissimo, spero davvero che queste parole vi siano molto utili per arricchire il vostro vocabolario quotidiano. Ascoltatele bene e provate a usarle. Oh, ma quante cose interessanti stiamo scoprendo oggi sul congiuntivo. Siamo pronti a continuare la nostra Italian Listening Practice, approfondendo ancora di più questo argomento che spaventa tanti, ma che, come stiamo vedendo, è super utile per la nostra Italian Conversation di ogni giorno? Assolutamente sì, amici di Italiano Vivo. Finora abbiamo visto come usare il congiuntivo presente per esprimere opinioni ed emozioni personali, il che è già un ottimo passo avanti per chi desidera Learn Italian a un livello B1. Ma oggi andiamo oltre. Voglio parlarvi di quando il congiuntivo diventa obbligatorio, anche se non stiamo parlando di pensieri o sentimenti. Interessante. E in quali situazioni succede questo, Luca? Quando dobbiamo proprio usarlo senza alternative? Beh, ad esempio con certe espressioni impersonali molto comuni in italiano. Sono frasi che iniziano con è seguito da un aggettivo. Pensate a quante volte diciamo è importante che, è necessario che, oppure è bene che. Ecco, tutte queste strutture richiedono sempre il congiuntivo nella frase successiva. Ah, è vero! Facciamo subito un esempio pratico che magari i nostri amici che ascoltano mentre cucinano o studiano possono usare subito. Se vogliamo dare un consiglio sulla salute, potremmo dire è importante che tu mangi più frutta e verdura. Vedete? Mangi è il congiuntivo del verbo mangiare. Proprio così. Non stiamo dicendo che la persona mangia frutta, indicativo, ma stiamo sottolineando l'importanza che lo faccia. Un altro esempio, molto utile per chi lavora o studia, è necessario che il progetto sia pronto per domani. Qui usiamo sia, il congiuntivo presente di essere, perché è necessario che lo richiede. Che esempi fantastici! E c'è anche un altro gruppo di parole che chiamano il congiuntivo, vero Luca? Mi riferisco ad alcune congiunzioni, quelle paroline che collegano due frasi. Esatto, Marta, sei bravissima. Alcune congiunzioni particolari come prima che, affinché, sebbene o a meno che vogliono sempre il congiuntivo dopo di loro. Pensiamo a prima che. Lo usiamo tantissimo quando pianifichiamo qualcosa. Ad esempio, dobbiamo uscire prima che inizi a piovere. Inizi è il congiuntivo di iniziare. Oh, utilissimo! Oppure possiamo usare sebbene per mostrare un contrasto, un po' come un intermediate Italian più avanzato. Ad esempio, vado a fare una passeggiata, sebbene sia molto stanco. Non dico sono stanco, ma sia stanco, perché sebbene vuole il congiuntivo. È un modo per arricchire davvero la propria Italian immersion. Ma non finisce qui.
C'è una cosa che mi sta molto a cuore e che è fondamentale per imparare a parlare italiano in modo naturale. Si tratta di esprimere desideri e volontà. Quando usiamo verbi come voglio che, desidero che o la forma molto educata vorrei che, dobbiamo obbligatoriamente usare il congiuntivo. Che bello! Allora posso dire, vorrei che tutti i nostri ascoltatori capissero bene questa regola. Beh, in realtà capissero è il congiuntivo imperfetto. Forse è meglio restare sul presente, vero Luca? Altrimenti creiamo confusione per chi è a un livello italiano A2. Hai ragione, Marta, restiamo sul presente. Allora, per dire la stessa cosa ma in modo più diretto, un genitore potrebbe dire a un figlio voglio che tu faccia i compiti adesso. Faccia è il congiuntivo presente di fare. Stiamo esprimendo una volontà, un desiderio forte rivolto a un'altra persona. Mi sembra molto chiaro. Quando il soggetto della prima frase, io voglio, è diverso dal soggetto della seconda, tu faccia, allora il che introduce il congiuntivo. Se invece il soggetto è lo stesso, usiamo l'infinito. Io voglio fare i compiti. Semplice, no? Semplicissimo, ma Marta, so che c'è una domanda che molti dei nostri amici che vogliono imparare l'italiano si pongono spesso. Ma voi italiani, nella conversazione quotidiana, usate davvero sempre il congiuntivo? Questa è la domanda da $1.000.000. Allora, siamo onesti, amici di Italiano Vivo. Nella lingua parlata di tutti i giorni, un po' più informale, a volte l'indicativo prende il posto del congiuntivo, specialmente con verbi come credere o pensare. Potreste sentire qualcuno dire penso che è tardi, invece di penso che sia tardi. Ma, se volete parlare un italiano corretto, elegante e fare bella figura in ogni situazione, usare il congiuntivo è la scelta giusta. Vi fa sembrare subito più fluenti e preparati, specialmente se state pensando all'italiano per la cittadinanza. Il congiuntivo non è affatto una lingua morta, anzi, è viva e vegeta. Assolutamente, è parte del fascino dell'italiano vero. E a proposito di italiano vivo, prima di passare all'analisi del lessico di questa seconda parte, voglio ricordarvi una cosa. Se vi piacciono i nostri dialoghi in italiano e questo modo semplice di spiegare la grammatica, non dimenticate di mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale. Per noi è importantissimo per continuare a crescere e creare contenuti per voi. Grazie di cuore. E per chi vuole sostenerci in modo ancora più concreto, c'è sempre la possibilità di abbonarsi al canale per offrirci un caffè virtuale. Il vostro sostegno è fondamentale per Italiano Vivo. Grazie ancora. E ora, come promesso, ecco i nostri 5 termini o espressioni da approfondire, usati proprio in questa seconda parte del dialogo. Impersonali riferisce a forme verbali o espressioni che non hanno un soggetto determinato, come io, tu, lui. In italiano frasi come è necessario o bisogna sono impersonali perché si riferiscono a un'idea generale, non a una persona specifica. Contrastare significa opporsi o mostrare una differenza marcata rispetto a qualcosa. Quando usiamo congiunzioni come sebbene, stiamo contrastando due idee, ad esempio sono stanco ma vado a fare una passeggiata. Educata descrive un'azione o un modo di parlare che mostra rispetto e buone maniere. Usare vorrei invece di voglio è una forma molto più educata per esprimere un desiderio. Onesti significa essere sinceri, dire la verità anche se non può essere quello che l'altra persona vuole sentire. Quando diciamo siamo onesti, stiamo per dire la verità su un fatto, come l'uso del congiuntivo nel parlato. Viva e vegeta è un'espressione idiomatica italiana molto simpatica, che significa che qualcosa è in ottima salute, piena di energia e forza. Lo abbiamo detto del congiuntivo, per dire che è una parte della lingua molto usata e per nulla scomparsa. Eccellente analisi. Speriamo che questi approfondimenti vi aiutino a memorizzare meglio queste parole e a usarle nelle vostre future conversazioni in italiano. Ricordate, la pratica costante è la chiave per imparare l'italiano. Continuiamo la nostra bellissima Italian Listening Practice sul congiuntivo. Abbiamo visto il presente, ma per imparare l'italiano davvero bene e fare un salto di qualità nella vostra Italian Conversation, dobbiamo fare un altro passo avanti. Oggi, in questa parte, parliamo anche del congiuntivo al passato. Esatto, Marta.
Imparare a usare il congiuntivo al passato è fondamentale per chi vuole learn Italian a un livello intermedio, come il B1. È molto utile per parlare di cose che sono già successe, mantenendo però sempre viva l'idea di dubbio, di opinione personale o di emozione. Molti studenti pensano che i tempi passati siano difficili e si spaventano, ma oggi vi svelo un segreto, amici di Italiano Vivo. Il congiuntivo passato è in realtà molto più facile del congiuntivo presente. Sapete perché? Perché si forma unendo due cose che conoscete già molto bene. Verissimo! Per formare il congiuntivo passato usiamo il verbo essere o il verbo avere al congiuntivo presente, più il participio passato del verbo. È esattamente come facciamo con il passato prossimo. Se sapete fare il passato prossimo, siete già a un ottimo punto per imparare a parlare italiano con questa nuova regola. Facciamo subito un esempio pratico per la nostra conversazione in italiano. Immaginiamo di parlare di una festa che c'è stata ieri sera. Io non c'ero, ma so che Luca è andato. Allora posso guardarlo e dire: Luca, credo che tu ti sia divertito molto alla festa ieri. E hai ragione, mi sono divertito tantissimo. Avete notato la struttura? Marta ha usato sia divertito. Sia è il verbo essere al congiuntivo presente e divertito è il participio passato. Stiamo parlando di una cosa che è successa ieri, ma siccome ama sua opinione e inizia con credo che, usa il congiuntivo passato. Facciamo un altro esempio molto quotidiano. Immaginiamo di parlare dei nostri studenti. Posso dire: penso che i nostri amici abbiano capito la lezione di oggi. Usiamo abbiano, che è il verbo avere al congiuntivo presente, più capito. Penso che abbiano capito. Suona molto naturale, vero? È davvero la lingua dell'italiano vero. Vediamo un altro caso. Prima abbiamo parlato di come esprimere le emozioni. Se oggi sono felice per una cosa che è già successa ieri, uso sempre il congiuntivo passato. Ad esempio, sono felice che ieri il tuo esame sia andato bene. L'emozione la provo adesso, nel presente, ma l'azione dell'esame è nel passato. Questa è una frase perfetta per chi ascolta italiano tutti i giorni. Proviamo a sentirla bene. Sono felice che l'esame sia andato bene. Usiamo il verbo essere perché il verbo andare vuole sempre l'ausiliare essere, proprio come nel passato prossimo. E qui, ragazzi, ricordatevi una regola fondamentale dell'italiano che vale sempre, in ogni situazione. Quando usiamo il verbo essere come ausiliare, dobbiamo cambiare, o meglio accordare, l'ultima lettera del participio passato. Se parlo di Marta, che è una donna, dico penso che lei sia andata. Se parlo di un uomo, dico penso che lui sia andato. Bravissimo Luca, questo è un dettaglio che fa la differenza e vi aiuta a pensare in italiano in modo corretto. E se parlo di due persone o più persone, se parlo di Luca e Marco, dico penso che loro siano andati. È una piccola regola matematica della nostra bellissima lingua. Esatto, la nostra grammatica a volte è logica come la matematica. E a proposito di regole, vi ricordate i verbi che esprimono un forte desiderio, come sperare? Posso dire spero che voi abbiate studiato bene la lezione precedente. Abbiate più studiato. Ragazzi, ascoltare queste frasi è fondamentale. Mettete sempre i nostri dialoghi in sottofondo, fate la vostra Italian immersion mentre fate le pulizie in casa, mentre cucinate o guidate. Sentire queste frasi più volte vi aiuterà tantissimo ad abituarvi a questi suoni. Il vostro cervello, piano piano e senza stress, inizierà a usare queste strutture in modo automatico. A questo proposito, vogliamo fare un piccolo gioco con voi per praticare subito. Fateci sapere nei commenti qual è una cosa bella che sperate che sia successa a una persona che amate. Scrivetelo nei commenti usando il congiuntivo passato. Per esempio, potreste scrivere «Spero che mio fratello abbia trovato lavoro». Scrivete la vostra frase, leggiamo tutti i vostri commenti. Sì, bellissima idea, Luca. Leggere i commenti è la parte che preferisco. Ma tornando a noi, c'è un'altra situazione molto comune in cui usiamo il congiuntivo passato. Si tratta di quando vogliamo esprimere un forte dubbio su un'azione passata. Ad esempio, immagina che io non trovi le mie chiavi di casa. Oh no, le chiavi, è un classico. E cosa dici quando non le trovi e hai un dubbio? Di solito dico, dubito che io abbia lasciato le chiavi in macchina, oppure
Non credo che mio marito abbia preso le mie chiavi questa mattina. Sto esprimendo un forte dubbio su qualcosa che potrebbe essere successo nel passato. Spiegazione perfetta, Marta. Abbia lasciato e abbia preso. Semplice e diretto. Questo vi aiuta tantissimo a sostenere una vera e propria conversazione in italiano. Quando parlate con un madrelingua e volete esprimere un dubbio su qualcosa del passato, usare queste forme vi renderà molto più fluidi e spontanei. Esattamente. E ora, per aiutarvi a memorizzare meglio, passiamo alla nostra tanto amata analisi del lessico. Guardiamo insieme 5 espressioni molto utili che abbiamo usato in questo dialogo. Salto di qualità significa fare un grande miglioramento, passare a un livello molto superiore e migliore rispetto a prima. Imparare il congiuntivo vi fa fare un vero salto di qualità in italiano. Ausiliare è un verbo speciale che, come dice la parola, aiuta un altro verbo a formare i tempi composti, come il passato. In italiano, i due ausiliari principali che aiutano gli altri sono sempre essere e avere. Accordare significa far concordare la grammatica delle parole. Ad esempio, significa far combaciare il maschile con il maschile o il plurale con il plurale. Se dico la ragazza è andata, ho accordato la lettera A finale. Sottofondo è un suono, una musica o una voce che si sente in modo leggero, in secondo piano, mentre si sta facendo un'altra cosa principale. Ascoltare la radio in sottofondo mentre si lavora è molto comune. Dubito è una forma del verbo dubitare e significa non essere sicuri di qualcosa, provare una forte incertezza. Quando dite dubito, state dicendo che pensate che una cosa probabilmente non sia vera o non sia successa. Mi raccomando, appuntate queste 5 bellissime parole sul vostro quaderno di italiano. Rivederle e usarle vi aiuterà a costruire un vocabolario sempre più ricco e preciso. Avere un vocabolario ricco è davvero il segreto per fare un'ottima Italian listening practice, ragazzi. E mentre continuiamo ad aiutarvi a learn Italian in modo naturale, voglio affrontare un altro piccolo ostacolo che chi studia la nostra lingua incontra spesso, con il congiuntivo. Esatto, Marta. Quando si vuole imparare a parlare italiano, un errore molto comune nella Italian conversation di tutti i giorni è usare troppo il congiuntivo. Sì, avete capito bene. A volte i nostri studenti imparano questa regola a memoria e poi mettono il congiuntivo dappertutto, anche dove non serve. È verissimo. È una cosa che fa molta tenerezza perché dimostra tanto impegno, ma oggi vogliamo aiutarvi a capire quando non dovete assolutamente usare il congiuntivo. Questo vi aiuterà tantissimo a pensare in italiano in modo più veloce, senza bloccarvi o aver paura di sbagliare. Partiamo dalla situazione più classica di tutte. Abbiamo detto che per esprimere un'opinione usiamo penso che o credo che, seguiti dal congiuntivo. Ma c'è un'espressione magica, amatissima da noi italiani, che non vuole mai, e dico mai, il congiuntivo. È la vostra migliore amica. Sto già sorridendo, perché so perfettamente di cosa parli. Parliamo dell'espressione secondo me. Amici di Italiano Vivo, ascoltate bene questa regola d'oro. Dopo secondo me usiamo sempre il caro, vecchio e rassicurante indicativo. Esattamente. Quindi, se io voglio dire la mia opinione su un film, posso dire penso che questo film sia bellissimo, usando il congiuntivo, ma se uso la nostra espressione magica, devo dire secondo me questo film è bellissimo. Usiamo l'indicativo presente del verbo essere. Sentite come diventa più facile imparare italiano in questo modo? Vi diamo delle vere e proprie scorciatoie. Secondo me significa semplicemente nella mia opinione. Potete anche dire per me l'italiano è una lingua molto musicale. Niente congiuntivo, solo la realtà di come parliamo. Facciamo un altro esempio pratico, perfetto per chi ci ascolta in macchina o mentre passeggia. Se guardate il cielo e ci sono nuvole grigie, potete dire credo che piova più tardi, ma con la nostra scorciatoia diventa secondo me più tardi piove. Piove, esatto, normale indicativo presente.
Questa è una vera e propria salvezza per l'italiano per principianti e intermedio. Usare secondo me vi permette di esprimere le vostre opinioni personali in modo perfetto, naturale e sicuro, senza dover pensare ai verbi irregolari del congiuntivo. C'è anche un'altra situazione dove possiamo evitare il congiuntivo, e l'abbiamo accennata prima, ma è fondamentale ripeterla, perché è molto frequente nei dialoghi in italiano. Riguarda le persone che compiono l'azione nella frase. Giusto, Luca. Ricordate la regola? Se la persona che compie l'azione nella prima parte della frase e la persona nella seconda sono la stessa, non usiamo il congiuntivo. Usiamo la piccola preposizione di seguita dal verbo all'infinito. Proviamo a fare un esempio molto chiaro con il verbo sperare, che si usa tantissimo. Se io spero qualcosa per me stesso, dico spero di andare in vacanza in Italia quest'anno. Il soggetto sono io spero, io vado, quindi uso di più andare. Ma attenzione alla differenza. Se io spero qualcosa per Luca, le persone sono diverse. Io spero, ma lui va in vacanza. Allora qui torna il nostro famoso congiuntivo. Spero che tu vada in vacanza in Italia. Sentite come diventa più facile imparare italiano in questo modo? Vi diamo delle vere e proprie scorciatoie. Spero di andare, spero che tu vada. Questo succede con tantissimi verbi utili, come pensare o credere. Posso dire penso di studiare stasera, se studio io, ma dico penso che Marco studi stasera, se studia lui. Queste sono piccole regole che, se ascoltate spesso nel nostro Italian Podcast, diventeranno totalmente automatiche. L'importante è non avere paura di parlare. Quando fate conversazione in italiano, l'obiettivo principale è sempre comunicare il vostro messaggio e farvi capire. Proprio così, Marta. Se mentre parlate con un italiano dite penso che l'italiano è bello, al posto di sia bello, non succede nulla di grave, vi capiranno tutti perfettamente. Nessun italiano vero vi giudicherà in modo scortese. La cosa più importante è godere la cultura italiana e provare a buttarsi. Verissimo, la perfezione arriva solo con il tempo, la pratica e tanta pazienza. Ora, per farvi riposare un po' con le regole grammaticali, vi propongo di fare una piccola simulazione, un vero gioco di ruolo tra me e Luca, usando proprio le espressioni di oggi. Bellissima idea, mi piace molto. Immaginiamo di dover organizzare una cena per questo sabato sera tra amici. Inizio io. Marta, secondo me, sabato sera è il momento perfetto per fare una cena tutti insieme. Tu che ne pensi? Credo che sia una bellissima idea, Luca. Sono felice che l'abbia proposto oggi. Però dubito che Marco e Anna possano venire. So che lavorano fino a tardi in pizzeria. Che peccato. Spero che almeno gli altri amici siano liberi. Secondo me potremmo ordinare noi delle pizze a casa per fare una cosa semplice e rilassante. Penso che la pizza sia sempre la soluzione migliore del mondo. Allora io chiamo subito la nostra pizzeria di fiducia. Spero di trovare posto per le consegne, perché il sabato sono sempre molto occupati. Ottimo! Avete visto, amici a casa? In questo breve e semplice dialogo abbiamo mescolato tutte le regole di oggi in modo molto naturale. Abbiamo usato secondo me con l'indicativo per semplificare. Abbiamo usato credo che sia e spero che siano con il congiuntivo presente. Abbiamo anche usato sono felice che tu l'abbia proposto, con il congiuntivo passato, per parlare di un'azione appena finita. È esattamente questo che significa fare Italian immersion, ascoltare la lingua vera parlata da due italiani. Adesso, per fissare bene questi nuovi concetti, andiamo subito alla nostra consueta analisi del lessico. Ostacolo è una cosa che blocca la strada, una difficoltà che ferma o rallenta il nostro cammino. In senso figurato, imparare un nuovo verbo può sembrare un ostacolo, ma con la pratica si supera facilmente. Scorciatoia è una strada più breve e veloce per arrivare a destinazione. Nella lingua, usare secondo me al posto di penso che è una fantastica scorciatoia per evitare il congiuntivo e parlare più velocemente. Tenerezza è un sentimento di dolcezza, affetto e comprensione. Quando uno studente straniero fa un piccolo errore grammaticale per il troppo impegno, a noi madrelingua fa molta tenerezza. Infinito è la forma base del verbo, quella che trovate nel dizionario. I verbi all'infinito finiscono sempre in are, ere oppure ire,
come mangiare, credere o partire. Scortese è il contrario di gentile ed educato. Una persona scortese risponde male o si comporta senza rispetto. Come abbiamo detto, nessun italiano sarà scortese con voi se sbagliate un congiuntivo. Eccellente lavoro! Ora avete altre 5 parole preziose da aggiungere al vostro vocabolario personale. Continuate ad ascoltarle e provate a formare delle frasi a voce alta. È un esercizio formidabile. Un esercizio davvero formidabile, ragazzi. E a proposito di esercizi formidabili per imparare a parlare italiano, adesso vogliamo fare qualcosa di speciale con voi. Una vera e propria pratica attiva. Esatto, Marta. Abbiamo parlato tantissimo di regole, di trucchi per evitare il congiuntivo e di come usarlo per esprimere i nostri pensieri, ma sappiamo bene che per imparare italiano e memorizzare il nuovo vocabolario italiano non basta solo ascoltare, serve anche la pratica ad alta voce. Proprio così. Fare tanta Italian listening practice è il primo passo fondamentale, ma poi bisogna sciogliere la lingua, come diciamo noi in Italia. Bisogna abituare i muscoli della bocca ai suoni della Italian language e per farlo c'è una tecnica meravigliosa che usiamo sempre nel nostro Italian podcast. Stiamo parlando dello shadowing. Per chi sta cercando di raggiungere un livello di italiano intermedio o anche per chi parte dall'italiano per principianti, lo shadowing è un allenamento fantastico. Consiste nell'ascoltare una frase e ripeterla subito dopo, cercando di imitare l'intonazione e la pronuncia del madrelingua. È un po' come essere la nostra ombra, la nostra shadow in inglese quando parliamo. È utilissimo per chi studia italiano per la cittadinanza e deve prepararsi all'esame orale. Ma prima di passare alla pratica dello shadowing, facciamo un ultimissimo ripasso delle nostre regole sul congiuntivo, così siete sicuri al 100% e pronti per i vostri veri dialoghi in italiano. Ottima idea. Un piccolo riassunto è sempre utile. Abbiamo detto che usiamo il congiuntivo per esprimere opinioni, con verbi come penso che o credo che. Lo usiamo per le emozioni, per esempio dicendo sono felice che. Lo usiamo per esprimere una volontà o un desiderio forte, come voglio che. E infine lo usiamo con forme impersonali generiche, come è importante che. E ricordate sempre la nostra bellissima scorciatoia magica. Se usate l'espressione secondo me o per me, potete tranquillamente usare l'indicativo presente. Potete dire secondo me l'italiano è facile, senza nessun congiuntivo. Questo trucco vi permette di non fermare mai la vostra conversazione in italiano e di pensare in italiano in modo molto più rilassato. E ricordatevi anche che noi italiani amiamo chi prova a parlare la nostra lingua. Non abbiate mai paura di fare errori. Come diciamo sempre quando raccontiamo le nostre Italian Stories, sbagliando si impara. La cultura italiana è profondamente accogliente. Vi garantisco che nessuno vi giudicherà in modo negativo per un congiuntivo sbagliato. L'importante è il sorriso e la voglia sincera di comunicare. Assolutamente d'accordo. Allora siamo quasi pronti per il nostro esercizio finale di shadowing, ma prima non possiamo dimenticarci della nostra ultima analisi del lessico. Vediamo insieme 5 espressioni molto utili che abbiamo usato proprio in questa conclusione. Sciogliere la lingua è un'espressione figurata bellissima. Immaginate che la vostra lingua sia legata o rigida perché non conoscete bene le parole. Scioglierla significa renderla morbida, abituarsi a parlare in modo fluido e veloce in una nuova lingua, superando definitivamente la timidezza. Pratica attiva si riferisce a quando non siete solo ascoltatori silenziosi, ma fate qualcosa in prima persona. Ascoltare un video è passivo, ripetere ad alta voce, scrivere una frase o parlare direttamente con un italiano invece è pratica attiva. Accogliente è un aggettivo molto bello che descrive una persona o un luogo che fa sentire gli ospiti a casa, al sicuro e sempre benvenuti. L'Italia e gli italiani sono famosi nel mondo per essere molto accoglienti con gli stranieri e con i turisti. Ombra è la zona scura che si crea sul pavimento o su un muro quando un oggetto o una persona blocca la luce del sole. Nel metodo di studio dello shadowing, voi diventate proprio la nostra ombra vocale, perché ripetete esattamente quello che diciamo noi, seguendoci passo dopo passo. Giudicare significa dare un voto, un'opinione o una critica sul comportamento o sulle capacità di un'altra persona. Quando diciamo nessuno vi giudicherà, intendiamo che nessuno penserà male di voi o si arrabbierà se fate un piccolo errore grammaticale.
Perfetto, spero che abbiate preso nota di queste parole così importanti. Prima di salutarvi e chiudere il video, vi ricordiamo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale Italiano Vivo e di lasciare un bel mi piace qui sotto. Ci aiuta a crescere e a raggiungere altri studenti come voi. E se apprezzate davvero il nostro lavoro e volete sostenerci, ricordate che potete abbonarvi al canale per offrirci un caffè virtuale. È un gesto che ci aiuta tantissimo a creare sempre nuove lezioni gratuite per voi. E per tutti voi veri eroi che siete arrivati fino alla fine di questo lunghissimo video, vogliamo vedervi nei commenti. Scriveteci la parola ombra se avete fatto l'esercizio di shadowing con noi, oppure lasciateci semplicemente l'emoji di una faccina sorridente, così sapremo che siete rimasti concentrati con noi dall'inizio alla fine. Esatto, noi vi leggiamo sempre tutti e rispondiamo con grande piacere. Grazie mille per lo studio con noi, per il vostro tempo prezioso e per la vostra immensa passione per la lingua e la cultura italiana. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui, su Italiano Vivo. Ciao a tutti amici e buono studio. Alla prossima!